Bentornati a EU Factor, il vostro appuntamento settimanale con le politiche di coesione europea, ossia tutte quelle attività e quegli investimenti che l'Unione Europea svolge per aiutare i territori rimasti indietro, meno sviluppati, a rimettersi in pari. Volete sapere quanti sono i progetti già finanziati o attualmente in corso grazie ai fondi di coesione europea? Sono oltre 1 milione, un numero impressionante. 1 milione abbondante per di più e diffusi uniformemente in tutti i territori, dai più piccoli ai più grandi, dai più sviluppati, che anche loro hanno le loro difficoltà, a quelli che naturalmente richiedono maggiore attenzione. Non vorrete mica conoscerli tutti? Beh, se volete in teoria si può e c'è un sistema molto semplice, unico, ora anche in italiano, che si chiama Cohesio. Cohesio è un sistema nato recentemente per mettere assieme tutti i dati sulle politiche di coesione europea che in precedenza erano disponibili su diverse piattaforme nazionali. Ora è navigabile con un clic e fornisce tutte le informazioni su tutti i progetti, più di 1 milione come detto. Facciamo un esempio, andiamo in Repubblica Ceca e spostiamoci nella regione periferica di Praga. Se volete sapere tutti i progetti che sono attualmente in atto, già eseguiti a Praga e dintorni con i fondi della coesione europea, eccoli qui. La mappa è impressionante e ogni singolo progetto è anche correlato agli altri simili o fatti con la stessa ratio, con gli stessi obiettivi in altre zone del continente. È un progetto che è nato dalla forte volontà e anche dalle grandi capacità di un italiano. Si chiama Francesco Musmeci, viene da Palermo ed è il papà di Cohesio, che ci ha raccontato con un certo orgoglio a Bruxelles. È una piattaforma che porta tutti i dati relativamente ai progetti che sono finanziati dalla politica di coesione durante il ciclo di programmazione 2014-2020 in un'unica piattaforma. Prima le persone che erano interessate a capire quali fossero i progetti che erano finanziati dalla politica di coesione dovevano andare a reperire le informazioni da sole su oltre 300 siti, ovvero i siti delle autorità di gestione di questi fondi. Adesso è tutto disponibile in una piattaforma unica. Abbiamo i progetti di oltre 350 programmi di investimento appunto alla portata di un click, quindi possiamo scegliere per esempio di andare in Repubblica Ceca, possiamo poi scegliere di andare in Emilia Romagna appunto. E in Emilia Romagna possiamo scegliere la regione di Reggio Emilia e vedere tutte le location, tutte le località in cui è stato realizzato qualcosa. Abbiamo anche la possibilità di cercare progetti per quelli che sono la loro area tematica. E in questo caso, in questo momento la piattaforma è in inglese, ma sarà disponibile anche in italiano a breve, alla fine di quest'anno. E qui possiamo per esempio cercare delle parole chiave. Urban Mobility. Vediamo anche che la piattaforma ci sta proponendo anche delle parole che sono correlate a questo concetto di urban mobility, per esempio la mobilità condivisa, il trasporto dei passeggeri o la intermodabilità, quindi fondamentalmente il poter prendere il tram e il bus con un biglietto per esempio unico. In questo caso se cerchiamo anche un paese specifico, scelgo il Portogallo in questo caso, abbiamo la possibilità di vedere quali sono nel urban mobility, nel concetto appunto dell'urban mobility, quali sono i progetti che sono stati finanziati. Possiamo accedere a un progetto specifico e questo si tratta fondamentalmente di un progetto di elettrificazione dei bus elettrici. E da questo punto di vista, cioè da questo fiche progetto, noi abbiamo alcune informazioni del progetto che sono la data di inizio, la data di fine, chi se ne è occupato, quindi la gestione, chi è stata l'autorità che ha gestito il progetto, il fondo che ha finanziato questo progetto, il budget totale e poi anche il programma e anche il beneficiario. Andiamo a Bologna. Andiamo a Bologna ad esempio, andiamo a vedere uno dei 740.000 progetti già passati o attualmente realizzati che esistono in Emilia Romagna, progetti che rispondono a tutte e 5 le mission delle politiche di coesione europea, cioè rendere i territori più smart, più verdi, più connessi, più sociali o più vicini ai cittadini. Troviamo progetti di questo genere, possono essere progetti ad esempio legati alla riorganizzazione della tracciabilità dei prodotti alimentari, una cosa molto importante nel nostro territorio, che è un territorio di eccellenza. Oppure tipicamente i progetti per collegare meglio l'Appennino, fornirlo di servizi più costanti e più capillari, dato che i territori più remoti e meno collegati sono uno degli obiettivi centrali che l'Italia deve cercare in qualche modo di raggiungere collegandoli meglio.
Ma le politiche di coesione europea, come abbiamo raccontato, servono anche per le emergenze. Le ultime due trattate, parlandone al passato, sono state quelle dei rifugiati, in particolar modo dall'Ucraina, e prima ancora quella della pandemia, del Covid. Di recente il problema era il costo delle bollette e l'Europa ha subito una forte pressione al fine di ridestinare parte dei 392 miliardi di euro per il periodo 2021-2027 proprio all'acquisto del gas naturale che manca per via della guerra russo-ucraina. Nel corso del meeting informale con i delegati dei singoli stati, un meeting che non abbiamo potuto riprendere nelle dichiarazioni specifiche, ma che ci è servito a porre tutte le domande del caso, ci è stato anticipato, come poi effettivamente è successo, che circa 40 miliardi di euro di questi 392 sarebbero stati destinati a questo particolare scopo, allo scopo di ridurre i costi delle bollette, fermo restando che le politiche di coesione guardano al futuro e a investimenti strutturali che risolvano sì i problemi di oggi, ma soprattutto quelli di domani. Spiegare le politiche di coesione europea è molto importante. Sono tanti i cittadini in tutta l'Unione che non sono al corrente dell'impatto che questi enormi investimenti hanno avuto sulle loro vite. Per questo motivo l'Unione Europea ha dato mandato non solo a noi, ma a europei di tutte le nazioni di compiere questo difficile incarico di andare a raccontare politiche spesso non conosciute ma molto importanti. Oggi andiamo a conoscere Le Dranche, un periodico francese che racconta sempre il dritto e il rovescio di ogni singolo argomento, dando voci alle parti a favore e contro di ogni singola proposta. Ad esempio troviamo sulle Dranche in questi giorni il tema dei bacini idrografici artificiali che servono per conservare l'acqua, dato che piove di meno, oppure il tema del fine vita che viene trattato in Italia tanto quanto in Francia, o ancora la crisi energetica, come risolverla, investimenti subito sulle energie fossili o investimenti a lungo termine sulle rinnovabili. Un modo di comunicare la coesione europea critico e anche capace di trovare gli aspetti in cui le politiche di coesione possono migliorare. Ce lo siamo fatti raccontare da una giovane giornalista, si chiama Juliette Richoux e lavora per Le Dranche su questi argomenti. Il nostro è un giornale di dibattito che ha l'obiettivo di raccontare il diritto e il rovescio di ogni argomento. Ogni mese parleremo di una diversa politica di coesione allo scopo di raccontare ai giovani, in particolar modo ai giovani francesi, come l'Unione Europea impatta con i suoi investimenti e progetti la loro quotidianità. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup ce problème en France, on a l'impression que l'UE c'est voilà déjà et c'est pas forcément en France, c'est à Bruxelles et on a l'impression que c'est beaucoup de In effetti non è facile comunicare questi temi. Non solo in Francia, ma anche qui a Bruxelles ci sono tanti tecnocrati che spesso parlano un linguaggio inaccessibile. Quindi noi proveremo a esaminare progetti locali e spiegare, ad esempio, cosa fa di concreto l'Europa per Marsiglia, quali sono i progetti finanziati sull'Île-de-France o quali saranno le migliorie nelle scuole francesi. Insomma, partire dal locale per far capire come queste politiche molto internazionali ricadano alla fine sui territori. s'implémenter dans les territoires. Vi lasciamo con una domanda. Secondo voi le fake news in politica sono più frequenti a livello locale, nazionale o europeo? Ne parliamo la settimana prossima. Intanto EU Factor si chiude qui e vi aspettiamo tra 7 giorni con una nuova pillola di coesione europea.